Il crocifisso di Limpias. Il Cristo di Limpias, situato lungo il percorso di pellegrinaggio di Compostela nella provincia spagnola della Cantabria, è un'immagine venerata presso il santuario del Santissimo Cristo dell'Agonia, noto come Santo Cristo di Limpias. Questa rappresentazione di Gesù Cristo, di dimensioni naturali, misura 1,83 metri ed è posta su un crocifisso alto 2,30 metri. Intorno al 1919, si sviluppò una notevole devozione nei confronti del Cristo di Limpias a causa di eventi straordinari verificatisi in quegli anni. Numerose persone affermano di aver visto l'immagine del Cristo muovere la bocca e gli occhi, inclinare la testa coronata di spine e persino emettere sospiri. Molte persone riportarono esperienze diverse osservando il Cristo sulla croce nel santuario di Limpias. Alcuni percepivano uno sguardo gentile, altri lo vedevano con gravità, mentre altri notavano uno sguardo penetrante e severo. Testimoniavano il movimento degli occhi da un lato all'altro e il suo sguardo che si posava su tutti i presenti nel tempio. Il Cristo sembrava anche muovere la testa, coronata di spine, in diverse direzioni. A volte sembrava emettere un profondo sospiro o sussurrare. In alcune occasioni, il suo corpo sembrava torcersi, piegarsi e muoversi, come se stesse soffrendo, simile a un uomo inchiodato vivo a una croce. Tutto il corpo era in movimento, tranne le mani e i piedi che rimanevano fermi. Alla fine, il corpo si rilassava, come se esausto, e tornava alla sua posizione naturale con la testa e gli occhi rivolti verso il cielo. Questi fenomeni, accaduti nella chiesa di San Pedro, a Limpias, hanno generato oltre 8.000 testimonianze scritte, di cui 2.500 sono state rese sotto giuramento. Le testimonianze provengono da una varietà di individui, tra cui membri di ordini religiosi, sacerdoti, professionisti universitari, scienziati, medici, commercianti, operai, casalinghe, credenti, non credenti e persino atei. Tutto ebbe inizio intorno al 1700, quando una minaccia di tsunami si abbatté sulla città di Cadice. In risposta, la comunità cristiana decise di portare in processione le immagini più venerate della città per cercare protezione divina. Ma si verificò un evento straordinario. Di fronte all'immagine del Cristo dell'Agonia, le acque si fermarono ed iniziarono a ritirarsi. Profondamente colpito da questo miracolo, il popolo grato chiese che l'immagine del Santo Cristo fosse venerata in una delle chiese di Cadice. L'immagine fu inizialmente posta in venerazione nella chiesa dei padri francescani, ma quando il tempio collassò a causa delle alluvioni, l'immagine fu trasferita all'oratorio privato di Don Diego de la Piedra, un cavaliere dell'Ordine di Santiago. Nel 1755, alla morte di Don Diego de la Piedra, il suo testamento esprimeva il desiderio di collocare il gruppo scultoreo raffigurante Cristo, la Vergine Maria e San Giovanni nella chiesa parrocchiale del suo luogo natale, Limpias. Inoltre, Don Diego aveva stabilito che fossero finanziati i lavori di restauro del tempio e la costruzione di un nuovo altare maggiore. Così avvenne la trasformazione dell'antica chiesa di San Pietro in quello che ora è conosciuto come il santuario del Santissimo Cristo dell'Agonia di Limpias. Le manifestazioni del crocifisso a Limpias cominciarono inizialmente in forma privata nel 1914 e successivamente divennero pubbliche nel 1919, persistendo per diversi anni. Questi eventi attirarono l'attenzione a livello mondiale, tanto che nel 1921 i pellegrinaggi a Limpias superarono in numero quelli diretti a luoghi sacri come Lourdes e Roma. L'immagine del crocifisso raffigura Cristo negli ultimi momenti della sua vita, con un'espressione che combina dolore e rilassamento, con lo sguardo rivolto verso l'alto e gli occhi aperti. Le sue mani sono alzate in un gesto di benedizione, e sulla testa porta una corona di spine. Questa scultura è attribuita allo scultore Pedro de Mena ed è notevole per il suo realismo, in particolare per la resa dettagliata degli occhi. La prima testimonianza di eventi straordinari legati al crocifisso avvenne nell'agosto del 1914, quando Don Antonio López stava lavorando all'installazione dell'illuminazione sull'altare maggiore.
Mentre si trovava su una scala per pulire l'immagine e si avvicinò al volto a una distanza di appena 50 centimetri, notò con sorpresa che gli occhi della scultura, che di solito erano spalancati, erano chiusi. Questo fatto lo sconvolse così tanto che cadde dalla scala, perdendo conoscenza. Quando raccontò l'accaduto al sagrestano, questi non rimase sorpreso, poiché aveva già sentito parlare di casi in cui il Santo Cristo aveva chiuso gli occhi. Il sagrestano riferì l'episodio al suo superiore e lo invitò a documentarlo, ma con l'esplicita richiesta di mantenere il segreto. Questo resoconto rimase nascosto fino al 1920, un anno dopo l'inizio delle manifestazioni pubbliche su larga scala. La prima grande manifestazione pubblica ebbe luogo il 30 marzo 1919, durante la Quaresima, mentre un sacerdote stava celebrando la messa e altri 2 sacerdoti erano impegnati nella confessione. Una ragazzina di 12 anni si avvicinò a uno dei sacerdoti e informò che il Santo Cristo aveva gli occhi chiusi. Questa notizia scatenò l'entusiasmo tra i fedeli, che cominciarono a manifestare la loro sorpresa con pianti, urla e preghiere in ginocchio. Mentre osservavano, videro il Santo Cristo muovere gli occhi e persino sudare gocce di sangue. Di fronte a questi eventi, i sacerdoti decisero di evacuare la chiesa, ma uno di loro rimase e si avvicinò all'immagine del Cristo. Quando la toccò, sentì che le sue dita erano diventate inspiegabilmente umide. 2 giorni dopo, l'arciprete di Limpias scrisse una lettera al vescovo di Santander per informarlo degli avvenimenti straordinari che si erano verificati. La seconda manifestazione pubblica si svolse il 13 aprile 1919, la Domenica delle Palme, quando 2 uomini di spicco a Limpias, uno commerciante e l'altro intellettuale, decisero di verificare le voci che si erano diffuse riguardo al Santo Cristo. Avvicinandosi all'immagine, furono testimoni degli occhi e della bocca di Cristo che si muovevano, il che li colpì profondamente. Si inginocchiarono e chiesero perdono. La terza manifestazione pubblica avvenne la domenica di Pasqua, il 20 aprile 1919. Un gruppo di suore stava recitando il rosario e notò che gli occhi e la bocca del Santo Cristo si muovevano. Da quel momento in poi, le manifestazioni cominciarono ad accadere quasi quotidianamente. Alcuni anni dopo, il fenomeno delle manifestazioni miracolose si interruppe, ma i pellegrinaggi a Limpias continuarono come avviene ancora oggi. Nel luglio del 1920, i medici certificarono più di 1000 guarigioni, alcune avvenute a Limpias, altre al di fuori della città, e alcune addirittura quando i malati entrarono in contatto con oggetti che avevano toccato il Santo Cristo. Uno dei casi più noti riguardava un prete che si era addormentato mentre pregava con l'immagine sacra tra le mani. Quando si svegliò, si accorse di essere stato completamente guarito dall'emiplegia, un evento che i medici giudicarono inspiegabile. A seguito di questi avvenimenti, il vescovo di Santander concesse un'indulgenza plenaria di 7 anni a tutti i fedeli che visitavano il Santo Cristo di Limpias. Nel settembre del 1921, il nunzio apostolico fece una visita a Limpias e compilò un rapporto da inviare alla Santa Sede. Questo portò all'apertura di un fascicolo canonico dedicato all'indagine dei fatti. Ma, come spesso accade in questi casi, le indagini si conclusero con la constatazione che non esisteva una spiegazione razionalmente umana per ciò che era avvenuto. A causa delle manifestazioni legate al Cristo di Limpias, la sua venerazione si è diffusa anche in altri paesi, dove le sue immagini sono state associate a eventi miracolosi. Il vescovo Manuel Ruiz y Rodríguez di Cuba fu il primo vescovo a essere testimone diretto delle manifestazioni. Dopo il suo ritorno a Cuba, iniziò a promuovere la devozione alla Sacra Immagine. Fondò un santuario a La Habana e istituì la Crociata del Cristo di Limpias, un movimento che diffondeva la preghiera quotidiana del Rosario. Nel 1990, una donna boliviana di nome Silvia Arévalo, hostess di professione, acquistò una piccola immagine in gesso del busto del Cristo dell'Agonia di Limpias, alta circa 30 cm, a Lima, con l'intenzione di venerarla nella sua casa in Bolivia. Il giorno successivo, notò delle gocce d'acqua sul viso dell'immagine,
e questo straordinario fenomeno fu subito segnalato dai familiari, dagli amici e persino dalla stampa, attirando l'attenzione di tutta la città di Cochabamba. In seguito, l'immagine ha iniziato a versare lacrime di sangue, un evento che si è verificato in diverse occasioni fino ai giorni nostri. Il dottor Ricardo Castagnon è stato incaricato di condurre un'indagine sul fenomeno ed i suoi studi hanno confermato che il liquido rossastro, sottoposto ad analisi di laboratorio, è costituito da sangue umano, privo di DNA specifico, ma contenente tessuto cardiaco. Nel 1995, una commissione di 4 sacerdoti nominata dal vescovo giunse alla conclusione che si trattava di un fenomeno inspiegabile, interpretandolo come un invito divino alla conversione dei cuori. Nel 1997, una relazione sui fatti fu presentata e inviata a Roma, e il vescovo emanò un decreto che autorizzava ufficialmente la venerazione dell'immagine.